Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi, dopo un po' di tempo, torniamo a parlare di NDE negative. Non vi parlerò di un caso singolo, ma di una serie di casi in generale. Questo per dare risposta a molti di voi che mi scrivono per saperne qualcosa di più. Allora, diciamo che statisticamente le NDE negative sono molto poche, sono molto basse. Il dottor Sabom e il dottor Ring, due famosi studiosi di cui vorrò parlarvi in due video dedicati, che hanno insieme o successivamente, se volete, ma poi insieme al dottor Moody, dato inizio a tutta una serie di studi appunto sulle NDE. Hanno fatto appunto una ricerca molto specifica sulle NDE negative. E il cardiologo americano Maurice Rawlings è stato uno dei primi a parlarne nella sua opera Behind Death's Door del 1978. È sempre difficile parlare di NDE negative perché possono portare angoscia e spavento in chi ne viene a conoscenza. Tuttavia, bisogna anche essere sinceri e chiari e dirne che c'è la possibilità che si possa vivere un NDE negativa. Allora, solitamente le NDE negative sono anche più rapide o terminano più velocemente proprio perché arrecano sgomento, paura, ansia, angoscia a chi le vive delle NDE positive. L'angoscia potrebbe essere dovuta, ad esempio, statisticamente dal distacco dal corpo materiale. Ecco perché vi dico alle volte che bisogna essere pronti, bisogna accettare un nuovo stato di cose. Non accettando questo stato di cose, non capendo se si è vivi o morti, subentra uno stato di shock. Questo stato di shock è una sensazione forte che scuote chi la sta vivendo e gli crea un impatto di rientro nel corpo. La maggioranza di casi di NDE negative iniziano in un momento di paura o di panico, oppure possono nascere anche con la visione di creature irritanti o paurose. Ci sono poi anche le NDE rovesciate, cioè quelle NDE che presentano le caratteristiche di una NDE positiva ma vengono vissute come una NDE negativa da chi le sperimenta. Questo sempre legato al fatto della non accettazione, del non voler accettare che si è morti in quel momento lì o che esista un altro modo di vivere e di esistere, che porterebbe, nel caso che la morte diventi definitiva, in quello che vi ho già raccontato, la chiusura in un inferno del tutto personale. Ecco perché è molto importante durante la vita fisica, durante la vita nel mondo fisico, fare un percorso che ci prepari, come dice Gesù, a passare attraverso la cruna del lago, ad accettare questa situazione e quindi poter andare avanti. Allora, uno dei racconti raccolti da uno dei pazienti di Ring nel 1984 è una signora che racconta come si stesse osservando da fuori. Si è prodotto un effetto come palla di neve, tutta la mia energia fluiva all'interno, io sentivo in me una vitalità frenetica. Ho vissuto le pene dell'inferno e mai in tutta la mia vita ho provato un terrore così grande. Il mio ego stava morendo. Io sono stata pervasa da una terribile paura che mi consumava tutta. Il mio ego moriva in una lotta violenta e con enormi scompigli. La maggior parte dei miei ricordi di quel momento critico riguardano proprio la mia lotta e il mio terrore, il non voler arrendersi alla morte. Il paragone migliore che potrei fare è l'immagine di un bambino che è trascinato contro la sua volontà e che urla e scalcia durante tutto il tragitto.
e lei vedeva tutta questa situazione sia dall'interno, essendo lei che tirava per tornare alla vita, sia dall'esterno, essendo che vedeva tutta questa situazione anche dall'esterno, come se fosse divisa in una dualità. Tutto cessò quando a un certo punto lei si arrese, dice vabbè, mi arrendo, andrò là dove devo andare, con calma e in silenzio. E allora ho sentito una presenza piacevole che mi circondava e mi penetrava. In quel momento sono arrivata in un luogo meraviglioso, pieno di pace e assoluta armonia. Quindi l'NDE da negativa, anche in questo caso, si è trasformata in NDE positiva. Cos'è la morte dell'ego, allora, quella che lei definisce la morte dell'ego? La morte dell'ego è la paura, in questo caso, di perdere la propria coscienza, la propria personalità, di perdere quello che siamo come esseri umani. In realtà è una paura che ha la maggior parte delle persone e ecco perché spesso le persone vorrebbero la reincarnazione o vorrebbero gli UFO che vengono a salvarli e portarli in un mondo diverso o vorrebbero tante altre soluzioni salvo quella proprio di abbandonare questa vita terrena. C'è da dire che ci sono situazioni negative che possono essere prodotte proprio da questa realtà, quindi non è ancora una vera e propria NDE, ma una situazione negativa creata dal nostro ego, cioè creata dalla non volontà di cedere, di arrendersi al fatto che in quel momento lì non si è più in corpo, in vita fisica, ma si è oltre la vita fisica e quindi di cedere a questo nuovo modo di essere strada libera. Bruce Joel Robin nel 90, sceneggiatore del film Ghost e la scala di Jacob, dà un'interpretazione interessante delle NDE infernali. Dice che il cielo e l'inferno sono la stessa cosa. Se hai paura di morire, vivrai l'esperienza dei demoni che ti strappano la carne. Se invece aspetti la morte, l'accetti a braccia aperte come tanti che credono che poi ci sarà una continuazione, allora vedrai gli angeli che ti libereranno dalla tua carne e ti trasporteranno nel paradiso. Questa è ovviamente un'interpretazione data da alcune sue esperienze di vita, ma ce ne sono delle altre. Un'altra delle paure che crea le NDE negative, appunto questa non accettazione della vita dopo la morte, è questo pensiero, questo messaggio: la tua vita non è mai esistita, la tua famiglia non è mai esistita, ti è stato semplicemente lasciato immaginare tutto, ma niente è veramente mai esistito, come se tutto fosse uno scherzo. Queste sono ovviamente risultanze dagli studi sulle NDE negative che portano a capire come, al di là dei motivi che abbiamo visto di persone che si volevano togliere la vita o che erano arrivate a avere NDE negative attraverso esperienze piuttosto tragiche di vita da loro volute, da loro imposte, c'è questa parte di cui stiamo parlando adesso statisticamente, cioè la non accettazione. È una cosa di cui io vi ho parlato spesso nell'NDE ed è una cosa in cui torneremo. Quindi non basta fare un percorso, non basta capire che l'uomo non è solo la parte fisica ma anche la parte spirituale, ma bisogna anche accettare convintamente la situazione, una nuova situazione che va a verificarsi, senza voler per forza tornare a fare una vita uguale a quella terrena. Questo è molto importante. Bene, anche per oggi questo primo reingresso delle NDE negative finisce qua. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete sui vostri social, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate delle NDE negative, se ne avete sentito parlare e se ne conoscete qualcuna. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!